Il bunker che andremo a vedere oggi si trova di fronte a uno visitato in un video precedente. Col fuoco incrociato e coprendosi a vicenda avrebbero rallentato l'avanzata dell'inimico lungo la valle. Perché avevano questi bunker, oltre a essere mimetizzati, blindati, armati, erano anche circondati da filo spinato che ora è quasi tutto scomparso, ma qua ce n'è un po' rimasto, quindi facciamo attenzione a dove mettiamo i piedi. E alla larga da quello spuntone Laggiù si vede una presa d'aria, laggiù ce n'è un'altra, andiamo a vederle da vicino. Ecco una delle prese d'aria, una grata blocca l'accesso alle foglie. Questa è una presa d'aria in ingresso. Qui abbiamo un'altra presa d'aria, quindi sappiamo circa dove sta il bunker. E questa è la presa d'aria in uscita. È strano che l'hanno messa così vicina, che il fumo insomma ritorna poi dentro, ma così è. Andiamo a vedere un po' sotto. qua c'è una feritoia, proviamo a sbirciare dentro. Una corsia per la mitragliatrice, un filtro per la maschera antigas, si vede una botola. Andiamo avanti. Qui c'è un ingresso. Però io ricordo benissimo che qua c'era anche una feritoia e devono aver coperto tutto. Sì, decisamente l'hanno coperta, perché qua si intravede ancora un buco e io sento ferro in fondo. Chissà se riusciamo anche a filmare, va. Sì, pare di vedere una feritoia. E nei miei archivi ho ritrovato una foto di 7 anni prima. Da questa parte dovrebbe esserci una cannoniera. Eccola qua, con i portelloni mimetizzati. Dall'interno con dei cavi potevano controllarne l'apertura. Anche questa parete non capisco bene se è naturale o artificiale, perché io vedo da qualche parte, avevo visto delle staffe metalliche uscire da questa, sì, da sotto cementato per esempio, qui anche, sì, questo è tutto finto, hanno creato una finta parete. Eccolo qua, c'è questo cemento armato qua e c'è anche il filo spinato per terra. Qui c'è l'ingresso mimetizzato come al solito, una grata, e qui c'è una porta che è chiusa e quindi rispetteremo. Ma un momento, sembra soltanto socchiusa. Non ci posso credere. Entrata.
A destra di questi interruttori sono scritti i nomi degli altri bunker, quindi da qui si poteva gestire l'elettricità anche negli altri. Non può mancare il cesso alla turca, ma quello che ho sempre visto mancare qua sono dei lavandini. Stalattiti, una feritoia, Qua chiudevano dentro uno che sparava a chi entrava nella porta principale. Una rastrelliera. lo scarico per la condensa dell'impianto di aerazione, la cupola corazzata era fabbricata dalla Fiat. Come spiegavo in un altro video, questi ubiquitari filtri verdi servivano per collegare la maschera antigas all'impianto di aerazione, in quanto sparando le casematte si sarebbero riempite di fumo. Gli immancabili ragni e una scritta 1952. Istruzioni del deumidificatore, le cisterne per l'acqua, il simbolo del centro radio, il centro telefonico, Sirti Milano, tutto ordinato, una delle prese per i telefoni con il gancio per la cornetta, mitragliera 4 e riserva di munizioni, Questo è quel bunker che hanno cercato di coprire e quindi è finita dentro un sacco di terra. Alla fine si continua a vederlo comunque, però l'hanno solo inzozzato.
uguali, una cupola metallica, si riesce a leggere Fiat 1932, quindi data di costruzione della cupola metallica. A quanto pare l'intero pozzo è in metallo, infatti anche più in basso appare la scritta Fiat 1932, 10° anno dell'era fascista. Punto di osservazione, chissà dove sta questo. Questo non l'ho visto da fuori, ma questo vuol dire punto di osservazione. Poi cerchiamo di capirlo da sopra. Ok. Pezzo 1. L'affusto del cannone. Questi devono essere pezzi del macchinario qui. L'abbiamo attraversato tutto. Torniamo indietro. Anche qui la parete è corazzata, infatti si può vedere che questo pannello metallico è stato saldato. Vorrei leggere la marca dell'affusto, ma l'unica parola che riesco a decifrare è la seconda, che mi pare affusto, e il numero 01001. Aeromeccanica Milano Ascoli. Sul pavimento una canaletta per lo scarico dell'acqua. La manovella del sistema di areazione. Da qua avrebbe sparato all'invasore. Qui allacciavano il tubo da una cisterna e portavano l'acqua da quelle belle cisterne che ci stanno all'interno.
tutto in cemento armato, soffitto, e persino l'ingresso è fatto così in finta roccia, un misto di rocce e cemento. Le istruzioni per l'elettricista, come sempre. Istruzioni del deumidificatore e una scritta terzo 84. Le valvole. Direi che è tutto e l'ultimo chiude la porta. E qui questa pietra ricoperta da muschi è la torretta d'osservazione, quella scaletta che abbiamo visto che saliva su, che sbuca qui. Qua forse c'era un coperchio che si apriva, chi lo sa. Si riesce a vedere che ha un'apertura qua. Non so cosa riuscivano ad osservare da qua. E davanti c'è praticamente un'altra pietra, ma probabilmente prima non era così. Un altro punto di osservazione sta qua. Questa che sembra una pietra era praticamente una torretta d'osservazione e francamente non so cosa vedevano, visto che questo è quello che vedo io. Forse utilizzavano una sorta di telescopi. Bene, direi che finisce qua.